come applicare una manica a giro con i modelli TT-CAD. Innanzitutto abbiamo il davanti con i marcatori già riportati sul tessuto con una lineetta, il quadratino qui in alto con la croce e il cerchietto. Il dietro troviamo sempre sulla spalla lo stesso marcatore e abbiamo due lineette. Sulla manica sono presenti sia il quadratino che sta a indicare il colmo manica che la lineetta singola e la doppia lineetta. La lineetta singola andrà poi messa con la parte del davanti, mentre la curva dove c'è la lineetta doppia andrà messa sull'incavo del dietro. Questa manica è la manica sinistra perché ho un marcatore sul giro del davanti e invece due marcatori sulla parte della curva del dietro della manica, perciò questa parte rappresenta il davanti e quindi è la manica sinistra. Prendo la giacchina, questo è l'incavo sinistro, qui trovo un marcatore e qui ne trovo due, mentre il colmo manica è rappresentato dalla cucitura. In questo caso non la cucitura ribattuta perché è quella che mi serviva per rifinire i margini, ma questa cucitura che è la prima che tiene assieme il davanti con il dietro. La giacca, e in ogni caso quando devo applicare una manica devo avere la giacca o il cappotto, la maglia, quello che è, sul rovescio, perciò così. Questa è l'apertura dove va poi inserita la manica. La manica invece deve essere sul dritto del tessuto. Questa è l'apertura, tengo l'apertura rivolta verso l'alto, la manica in questo modo la porto sotto e la faccio fuoriuscire dall'incavo, in questo modo. In questo modo ho la cucitura della spalla che devo far coincidere con il marcatore che mi rappresentava il colmo manica. In questo modo, questo con questo, ed è molto importante tenere il lavoro in questo modo, girandolo e avendo le aperture, questo, rivolte verso di voi, perché noi dobbiamo adesso mettere gli spilli sulla manica, questo. Cioè lo spillo deve incontrare per primo, quando lo inserisco, il tessuto della manica. Vado subito a bloccare il colmo manica con la cucitura, prestando attenzione che i margini qui in alto rimangano allineati. Poi blocco subito la cucitura e quindi facendo ruotare di nuovo la giacchina in modo sempre da avere verso di me l'apertura. Vado a bloccare la cucitura del fianco, questa, che è questa qui, con la cucitura del sottomanica, in questo modo, cucitura con cucitura e blocco con spillo. Bloccate le due estremità, quindi il colmo manica e la cucitura del sottomanica con il fianco, vado a bloccare i marcatori, i due marcatori della manica con i due marcatori della giacca, sempre avendo verso di me l'apertura e la manica, perché lo spillo che vado a inserire deve incontrare prima il tessuto della manica, in questo modo. E l'altro marcatore. Così. Poi blocco il marcatore singolo della manica con il marcatore singolo dell'incavo del davanti. Quando ho bloccato questi 4 punti, inizio a bloccare la manica con l'incavo con tutti gli altri spilli. Bisogna prestare attenzione, ed è molto importante, che la parte che va dalla cucitura del fianco fino ad incontrare il primo marcatore, margini, si fanno coincidere i margini con i margini senza allungare il tessuto della manica. Bisogna proprio lasciarlo il tessuto della manica morbido. E blocco con gli spilli.
Io preferisco mettere gli spilli in questo modo, quindi diciamo paralleli ai margini, perché blocco meglio il tessuto. Per me il tessuto rimane più fermo. Qui coincide tutto perfettamente, quindi ora quello che presto attenzione sono i margini. Molto importante è il passaggio tra il colmo manica e il primo marcatore. Dobbiamo proprio inserire i due indici all'interno dell'incavo e della manica in modo da posizionare. Non bisogna allungare il tessuto della manica, assolutamente no, perché altrimenti vi trovate la manica che è molto più grande rispetto all'incavo. Lo dovete lasciare proprio morbida, in questo modo, così, e poi girare leggermente il tessuto in questo modo. Lo blocchiamo con gli spilli. Questa è una manica a giro molto semplice, semplice nel senso che non c'è la manica che è più grande dell'incavo, ha solo qualche millimetro in più, quindi è molto semplice da posizionare. Questa è la parte sotto. Molto importante è bloccare la manica sull'incavo con tanti spilli. Poi vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto. Anche se ho gli spilli in mezzo, cerco di fare delle lineette, tutti i puntini molto vicini. Dopodiché vado ad imbastire, e anche l'imbastitura è molto importante, tenere sempre la manica rivolta verso l'alto, verso di noi, e non imbastire sulla giacca in questo modo. E poi per ultimo vado a cucire a macchina, e quando cucio a macchina anche il lago deve entrare per primo sul tessuto della manica. Devo tenere la manica in questo modo, così. Se qui io ho la macchina da cucire e ho il lago che mi entra in questo modo, questo supponiamo che sia il lago, devo tenere la manica in questo modo, il cerchio verso l'alto. Quando ho la cucitura a macchina è opportuno partire 2-3 cm prima della cucitura del sottomanica. Faccio la cucitura tutto attorno e poi rifinisco i margini di cucitura. In questo caso li rifinisco, nella maggior parte dei casi vengono rifiniti con i margini uniti. Manica applicata, questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Cucita e rifinita. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!